I've never been happy to be upset when I hear your voice, when I hear you laugh, I smile. They used to call you baby, an egg unhatched. You used to be unknowing of what you have. I've never been happy to be upset. Ciao amici, ciao a tutti. L'avete visto il video iniziale? Insomma, non ero mai contento, proprio come dice la canzone, e anzi, a proposito della canzone, io vi sarete accorti che sto scaricando tutto da audio.com, tutte le canzoni da lì, perché poi ve ne parlerò in un video meglio, e per questo video mi è arrivato un claim del copyright e quindi voglio capire, visto che audio.com è a pagamento e che è possibile scaricare anche la licenza, voglio capire se io posso dire a YouTube che quella licenza insomma a me è stata data, in particolare dell'audio di questo video. Vabbè, insomma, questo è giusto per dirvi che cosa significa anche acquistare audio presso un'azienda che in teoria dovrebbe dare il copyright automaticamente, dovrebbe fare in modo che non ci siano violazioni di copyright. Lo vedremo meglio in un altro video. Invece, per quanto riguarda lo schermo e il tipo di video che avete visto molto più allargato, ho utilizzato i filtri della Freewell, i filtri widescreen e i filtri anamorfici, un filtro anamorfico, non come quello che abbiamo visto in un precedente video in cui c'era un effetto anamorfico sul video, quindi solamente sulle luci che venivano allungate. In questo caso invece è un vero anamorfico, quindi un filtro che si mette davanti all'obiettivo e che tende ad allargare, a far diventare diciamo lo schermo, l'aspect ratio più largo, più grande, tipo i cinema, quelli diciamo a grande schermo. E insomma non sono rimasto molto contento del filtro widescreen, mi piace molto di più come funziona il filtro anamorfico, ma vediamo insieme quali sono i pregi e i difetti di questi filtri. Quelli che vedete in questo video sono i nuovi filtri della Freewell. Sono delle lenti per la creazione di video di tipo ultra wide. Non sono lenti semplici da utilizzare perché per poter pubblicare un video registrato con una lente ultra wide è necessario effettuare alcune operazioni in post produzione. Il filtro anamorfico, per esempio, come vi ho già spiegato in un altro video che vi invito a vedere, è un sistema che allunga l'immagine per adattarla a proiezioni di tipo Panavision. Per allungare l'immagine in post produzione bisogna però effettuare una decompressione che in inglese si dice de-squeeze. Questo perché, poiché solitamente si registra con delle risoluzioni impostate dalla camera, per esempio 1080p o 4K, l'immagine registrata con un filtro ultrawide appare compressa in lunghezza.
Si deve quindi adottare un fattore di decompressione che di solito viene comunicato dalla casa che ha costruito il filtro, appunto. Il fattore di decompressione di un filtro anamorfico di solito è 1,33, ma purtroppo, per come è fatto il sensore del DJI Mini 3 Pro, la Freewell non è riuscita ad allargare così tanto l'immagine e quindi ha creato un filtro con un fattore di desqueeze di 1,19. Per sistemare l'immagine in modo che sia ben proporzionata, bisognerà partire da quella della registrazione e o diminuire l'altezza o aumentare la lunghezza fino ad arrivare al rapporto chiamato appunto aspect ratio. Forse è meglio che vi chiarisca tutto con un esempio. In questa pagina vedrete come si associa un determinato aspect ratio, cioè il rapporto dell'aspetto, con la risoluzione con cui si registra il video. La risoluzione ovviamente dipende dal tipo di video che si sceglie. Ad esempio 1080p indica l'altezza del frame, che è sempre 1080 pixel. La lunghezza varia a seconda dell'aspetto che si sceglie. In questa tabella, per esempio, ho riportato una risoluzione tipica di 1080p con un aspect ratio di 16 noni, che in realtà è 1,78 a 1, perché si sa benissimo che la lunghezza del frame è più grande dell'altezza, quindi 1920 pixel di lunghezza per 1080 pixel di altezza. Questa è la risoluzione normale con cui si può registrare. Adesso immaginiamo di dover applicare una lente di tipo anamorfico davanti all'obiettivo. Che cosa succederà? Succederà che questa lente avrà un fattore, nel caso normale dell'anamorfico, 1,33, e quindi che cosa bisogna fare? Bisognerà fare in modo che la nuova altezza del frame non sarà più 1080, ma sarà un pochino più stretta, per renderla più lunga, per dare un'idea di una immagine un pochino più lunga. Quindi come si farà? Si farà l'altezza 1080 diviso il fattore di decompressione tipo 1,33 e si otterrà la nuova altezza. Io l'ho già fatto per la lente della Freewell, che ha un fattore di decompressione di 1,19, e quindi avremo altezza 1080 diviso 1,19, la nuova altezza sarà 907, quindi più o meno 907, quindi diciamo che la risoluzione nuova che dovrà essere utilizzata sarà 1920 x 904. Nella stessa tabella vi ho inserito anche il fattore di zoom sull'asse Y per chi utilizza il software DaVinci Resolve. In questo caso, con la lente anamorfica della Freewell si dovrà utilizzare 0,884. E ringrazio Mauro Tandoi per avermi passato pure le schermate di Final Cut e Photoshop. Ma ora passiamo a vedere quali sono i pregi e i difetti del filtro anamorfico. Per quanto riguarda l'ultra wide filtro lo vedremo in un prossimo video. Nelle immagini che scorrono qui sotto vedrete sicuramente quanto è grande il filtro, tanto che con i filtri ND che vengono dati a corredo la Freewell consiglia di inserirli dopo aver acceso il drone. Nelle riprese diurne ho notato una leggera sfocatura in basso a sinistra. Purtroppo nelle ore notturne invece la sfocatura risulta molto più evidente, perlomeno la camera non riesce a mettere a fuoco e si vede proprio nella parte sinistra. La parte centrale invece rimane ancora abbastanza accettabile come fuoco. In questo video vedete come ho utilizzato un filtro ND16 e impostato la camera con 30 fps e un 60° di apertura del diaframma, lasciando l'ISO in modalità automatica.
Penso che per il momento possiamo terminare qui il nostro video che parla delle lenti anamorfiche. Sicuramente ne riparlerò ancora, farò ulteriori esperimenti, così come dovrò fare ulteriori esperimenti sulle reti, sulle ultra wide. Sapete perché mi è venuto in mente reti? Perché in realtà mi sono fatto arrivare questa antennina wifi che grazie al suo firmware permette di andare in modalità monitor, e cioè di osservare il traffico senza essere necessariamente collegati ad una rete wifi, e mi serve per un piccolo progettino che ci è venuto in mente a tutte le persone che contribuiscono sul forum Squadrone di Facebook. Anzi, vi consiglio di collegarvi, perché vogliamo cercare di creare un'applicazione per PC che permetta di ricevere i segnali del drone ID, quelli che vengono inviati via Wi-Fi NAN, ve ne ho parlato già in tantissimi altri video, e quindi oltre che riceverlo sullo smartphone vogliamo cercare di riceverlo via computer. Da lì in poi ci sono tantissime altre possibilità: il creare una interfaccia grafica e poi magari collegare via rete vari computer, insomma vedremo. Si comincia. Venite a trovarci sul gruppo Squadrone. Ciao a tutti e Wanyu Sot Sot.